Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 30 marzo al 5 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto a rintracciare come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. La vostra prima carta, quindi il punto di partenza, l'inizio della settimana, si muoverà abbastanza in fretta, probabilmente anche in senso positivo, perché il cavaliere è movimento, è rapidità, quindi ha a che fare con tutte le notizie, le idee, visite, novità, informazioni, qualcosa che ci viene consegnato, se stiamo aspettando un pacco ad esempio. Poi può riferirsi anche a qualche novità sia dal punto di vista relazionale, sentimentale, o anche cose strettamente personali. Lo dico anche perché c'è la carta del cane. È vero che parla di costanza, di pazienza, di continuare a portare avanti con la massima cura e attenzione qualsiasi cosa facciamo, quindi vuol dire che almeno da parte nostra c'è una buona predisposizione in questo senso. Dall'altro lato può anche indicare una fase comunque di miglioramento dove finalmente si vedono dei risultati e, come vi dicevo, anche fase di miglioramento nelle relazioni più importanti, dove c'è una persona fedelissima che vi sostiene, vi protegge e vi aiuta. Magari per concludere, sistemare alcune faccende che sono diventate nel corso del tempo un po' pesanti, può essere perché la carta della croce indica una conclusione, la fine di un qualcosa e quindi la fine di un dolore, una sofferenza, un disagio, liberazione, ci porta liberazione. E i segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Troviamo un po' anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Allora, ambito amore, coppia single, ovviamente consiglio di ascoltare perché alcune cose possono riferirsi anche alle amicizie, alla famiglia. Quindi andiamo a vedere cosa vogliono dire. Prima di tutto troviamo l'Iris, che è già abbastanza positiva come carta, perché indica appagamento, sicurezza emotiva, stabilità, ha a che fare con la dolcezza, le coccole, le attenzioni e anche con i messaggi e le scelte, nel senso che magari si ha massima apertura e condivisione, quindi potrebbe essere il momento giusto di comunicare qualcosa. Soprattutto se volete ottenere aiuto, sostegno oppure avete qualche progetto dove volete condividere e coinvolgere l'altra persona. Troviamo anche l'orchidea. Questa è proprio strettamente legata sia all'erotismo sia all'intimità, può esserci un miglioramento oppure si intensifica. Abbiamo visto un po' tutto, sia dolcezza sia in questo caso qualcosa di più coinvolgente anche a livello fisico e quindi abbiamo visto una bella settimana positiva, altrimenti
nelle peggiori delle situazioni forse queste sono, le tematiche che devono essere affrontate per, star meglio e per migliorare la relazione. Questo ovviamente lo capirete voi perché sapete benissimo che ognuno poi vive la propria vita. Per i single cosa vogliono dire? Ovviamente sempre a che fare con dolcezza e intimità, può esserci un'avventura, cioè una specie di frequentazione dove pian pianino si sta, procedendo. Mi fa pensare il crisantemo perché parlando di strategia, magari, c'è quella fase in cui ci si deve conquistare, la fase di corteggiamento, una fase molto, molto bella, molto importante, e quindi abbiamo delle carte di coinvolgimento, sia, soprattutto fisico direi, magari con possibilità di, andare oltre e di, scoprire e riscoprirsi in questo. Anche novità? Assolutamente sì, quindi se non ci sono frequentazioni e conoscenze, magari possono parlare anche di una nuova attrazione, un nuovo coinvolgimento. Adesso andiamo a vedere l'ambito più pratico, materiale, delle finanze, del denaro. Allora, qui troviamo allegria, diciamo che è abbastanza positiva, perché è proprio legata alla felicità, alle liete notizie. Abbiamo anche la carta della speranza, anche questa abbastanza positiva, e poi la carta dell'amante. Quindi vuol dire che effettivamente la carta della croce, con diciamo circondata da carte positive, prende una forte accezione, positiva, nel senso proprio, come dicevo, di chiusura, di liberazione di una sofferenza, di un sacrificio, di un periodo, di stress, di eccessivo, impegno e, quindi abbiamo anche, possibilità di ottenere degli ottimi risultati. C'è la speranza che, ci apre al rinnovamento, a un nuovo equilibrio. Quindi in qualsiasi circostanza vi trovate, queste vi stanno dicendo che c'è superamento di un ostacolo, di un dolore e di una difficoltà. Poi, magari tante cose hanno a che fare proprio con la realizzazione di un progetto, di un qualcosa che, era in ballo da tantissimo tempo e allora sappiamo benissimo che alcune cose veramente ci possono appesantire e ci hanno portato tanto, tanto stress. Ed ecco qui questa bellissima fase che magari può essere giusta e adatta per aprirci a nuove situazioni, soprattutto se magari state valutando possibili nuovi investimenti o di mettere le vostre stesse energie e tempo in altri progetti e propositi. Magari soprattutto per chi è in cerca di lavoro, questa fase conclusiva potrebbe essere un profondo cambiamento, trasformazione, infatti vediamo carte anche di rinnovamento perché state chiudendo con una fase di ricerca che forse non vi ha soddisfatto, non ha funzionato, oppure può veramente aver funzionato ed essere stata difficilissima, molto, molto stressante e dolorosa per voi e allora finalmente c'è il nuovo inizio. Quindi come vedete dipende magari, quindi sia, chi può trovare già, immediatamente lavoro, proprio nel corso della settimana o comunque chiudere la settimana e poi iniziare, successivamente, o chi decide di trasformare totalmente qualcosa che non ha funzionato, però le carte effettivamente vi stanno dicendo che state facendo la cosa giusta e che è il momento giusto per farlo e procedere in questo nuovo percorso che vi darà molti più risultati. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!